Ciao ragazzi, ed eccoci qua per questo piccolo approfondimento sull'altoparlante full range. Per i meno avvezzi in materia vorrei spiegare velocemente cos'è questo altoparlante full range. È sostanzialmente un trasduttore, un altoparlante singolo per riprodurre tutta una gamma di frequenza udibile dal nostro sistema uditivo senza far uso di crossover o di altri altoparlanti. Ovviamente l'obiettivo primario è quello di ricreare questa fatidica sorgente unica puntiforme, che è la più coerente ovviamente, pur vedremo con dei compromessi, ok? La sfida ovviamente qual è? A differenza dei sistemi multivia, il full range tenta di affidare tutto questo spettro audio che va tipicamente dai 20 ai 20.000 con un solo diaframma, ok? Evitando una serie di problemi sia per quanto riguarda il crossover sia per altro che poi vedremo in seguito. Sul mercato possiamo trovare diversi full range sia per quanto riguarda forma sia per quanto riguarda diametro, quindi grandezza. Tipicamente per quanto riguarda l'iFi il diametro può oscillare dai 3 pollici agli 8 pollici tipicamente, poi eccezionalmente si possono trovare ovviamente anche altri tipi di, altri tipi di misura, diverse misure. Eh, Forma ovviamente sia per quanto riguarda cestello, cono, possono fare uso di un conetto, qua vedete, quindi avremo un doppio cono, possono fare uso di quest'altro accessorio aggiuntivo che è un'ogiva rifasatrice, rifasatore, mettetelo come volete, ok, o ambedue, ma anche assolutamente nulla, ok, dipende chiaramente dai requisiti, ok, dove va diciamo posto questo prodotto. Ultimamente lo studio dei materiali ha portato anche l'utilizzo di, per quanto riguarda il cono, di materiali a rigidità differenziata, ok? Sempre per favorire dispersione e controllo di queste risonanze che poi vedremo meglio in seguito. I limiti quali sono? Quelli che possiamo trovare anche in altri driver. Per le basse frequenze bisogna muovere tanta aria, ovviamente, questo valeva anche per altri altoparlanti, ok? Per la riproduzione delle alte frequenze, perché purtroppo il full range vuole riprodurre sia le basse frequenze che le alte frequenze. Per riprodurre le alte frequenze, invece, il cono dovrebbe essere abbastanza leggero, più leggero è, meglio è, ok? Quindi si creano queste incongruenze e bisogna cercare di trovare dei compromessi. Per le basse frequenze, ahimè, servono membrane pesanti, ampie, ok? Con anche una discreta X-Max. E questo insomma va a contrastare quella esigenza che abbiamo detto va a contrastare la riproduzione delle altre frequenze. Oltretutto, quando si cerca di aumentare il diametro per favorire la riproduzione di bassa frequenza, ci andiamo a scontrare con questa funzione a pistone rigida che abbiamo visto anche in altri driver altoparlanti precedentemente. Questa è la formuletta. Quando il cono non è studiato, questa può, o eccessivamente grande, può presentarsi anche a bassa frequenza, relativamente bassa, 2000. Ora, visto che l'altoparlante, il full range, questo altoparlante, può riprodurre tranquillamente anche i 18.000, il problema si pone e non è piccolo, ok? Quindi le battaglie quasi sono una maggiore estensione in bassa frequenza serve più escursione, la quale escursione ci presenterà distorsioni per effetto Doppler, come abbiamo visto e ripeto anche nei tutorial passati. Metterò un link in descrizione per chi fosse interessato per quanto riguarda gli altri tutorial che abbiamo fatto precedentemente, vale
sia per quanto riguarda i mid-range a cupola e a cono, sia per quanto riguarda i coassiali, ok? Molto interessanti, che poi sottostanno alle stesse leggi, ok? Diametri più grandi per favorire le frequenze basse vanno a inficiare la dispersione. Le estensioni in alta frequenza, quindi limite alto, che tendono di riprodurre questo full range, va a determinare una maggiore distorsione sempre per effetto Doppler, come si può vincere da questa formuletta di Urson, che è abbastanza datata e sicuramente si riferisce ai materiali presenti in commercio a quell'epoca, quindi va preso con le pinzette. Sembrerebbe una guerra persa, perché ci sono esigenze diverse che si contrastano, ok? L'unico fattore che viene in nostro soccorso è la nostra percezione, ok? La quale percezione, quando sono presenti distorsioni di vario genere, soprattutto di tipo e di ordine pari, queste sono inferiori al 20-25%, non sono percepibili dal nostro apparato uditivo, ok? È l'unico fattore che viene al nostro soccorso e può anche giustificare quando questi presentano risposte non brillantissime, ok? Bene, come dicevo, questa formuletta cosa ci dice? Che F1 è l'estremo basso, è inversamente proporzionale al quadrato della distorsione, ok? Più è basso questo limite, maggiore sarà la distorsione. Mentre per quanto riguarda il diametro, maggiore sarà il quadrato, ovviamente, minore sarà la distorsione. Ma come vi stavo accennando, F2, che è il limite alto, quindi la frequenza più alta, maggiore direttamente proporzionale, maggiore questa frequenza, maggiore sarà l'effetto Doppler, ovviamente. Vedete? Se provate a fare qualche piccolo calcolo, tanto per vedere l'effetto che fa, potete notare, come ho fatto io, che quando l'estremo basso, quindi la frequenza più bassa, non è inferiore ai 150, effettivamente, come si può spiegare da un buon full range, 150, 100 o anche 200 volendo, per evitare che faccia escursioni eccessive, oltretutto, la distorsione che ne uscirà fuori, soprattutto a bassa potenza, è inferiore al 15%, ok? Quindi dovremmo avere un cono leggero, un cono piccolo, un cono meno profondo, una bobina piccola, il che, voglio dire, ci porterà ad avere maggiori break-up, perché voglio dire, un cono leggero è più flessibile, ok? Poca efficienza perché il diametro è piccolo, in bassa frequenza, distorsione metale perché di norma quando è leggero è più flessibile, come dicevo, no? E anche poca potenza dissipabile in quanto abbiamo una bobina piccola. Quindi quando noi troviamo sul mercato prodotti del genere full range di buona qualità o di alta qualità, questi sono da considerarsi un mezzo miracolo tecnologico. Come abbiamo visto, le sfide sono tantissime e anche molto difficili da risolvere per certi versi, e sono delle battaglie su tutti i fronti, ok? Pardon. La ricerca per risolvere talune problematiche è legata soprattutto ai materiali, ok? Sia quello del cono, come vedremo anche il supporto della bobina. Questi materiali debbono essere leggeri, rigidi, debbono dissipare calore, cioè dovrebbero avere caratteristiche infinite e alcune anche contrastanti. Possiamo avere la carta trattale, che è quella più comune per quanto riguarda i full range, perché ha un ottimo rapporto qualità-prestazioni, ok? Prezzo, perdono, prestazioni-prezzo. L'alluminio rivestito in non, policarbonato, bechstreme, polipropilene, la fibra di carbone sempre per quanto riguarda il cono, il Kelvar, fibra di vetro, magnesio, titanio. Poi più sofisticati, più pregiati fanno uso di determinati
legni come il balsa oppure il bambù o i loro compositi con resine, ok? Si può avere anche olio dei composti. Si può utilizzare un diametro più generoso facendo uso, come abbiamo visto, del conetto, quindi abbiamo un doppio cono, oppure di questa, diciamo, ogiva rifasatrice o rifasatore. Ok? Per quanto riguarda invece le distorsioni modali, radiali, a queste si può contrastare con lo studio di profili curvi o svasati, ok? Mentre per quanto concerne la potenza e l'induttanza da contenere, oppure la più potenza per poter dissipare più potenza, pardon, questa ricade nello studio, nella ricerca di conduttori più raffinati, quale può essere anche l'alluminio rivestito, ok? O in alcuni casi anche solo dell'alluminio, perché purtroppo è molto ma molto più leggero del rame, anche se ha maggiore ingombro, ma è molto più leggero. Ha anche una resistenza maggiore del rame, ma facendo i pro e i contro, l'alluminio in alcuni casi è la migliore soluzione. Okay? Dicevamo, per quanto riguarda il supporto di detta bobina, abbiamo quasi le stesse problematiche, perché dovrebbe essere leggera, dovrebbe aiutare a dissipare questo calore. Ok? Ce lo troviamo spesso nel Capton, ok? Molto diffuso in verità, fibra di vetro, alluminio, giustamente, ma è costoso, ovviamente è più costoso, Mylar. Questo ovviamente, e lo ripetiamo ancora, per contrastare il breakup, per avere più efficienza in bassa frequenza, per contenere queste distorsioni modali radiali, ok? E per cercare di dissipare quanto più potenza sia possibile, perché sono questi i veri limiti che troviamo in un full range. In buona sintesi, questo full range ovviamente è nato molto, ma molto prima dei sistemi attuali multivia che fanno uso di crossover, ma ancora tutt'oggi è molto apprezzato, non tanto per le misure che può presentare, che sono alcune volte discutibili nella loro risposta in frequenza, non ne parliamo, ok? Ma per la loro coerenza temporale, ovvero distorsione di fase, molto contenuta, la loro bellissima gamma media, proprio perché non fa uso di crossover, i quali possono portare a rotazione di fase, ok? Quindi anche distorsione di fase, nonché poi andranno a danneggiare la gamma media, che lo ricordo, voglio dire, i crossover normalmente sono tagliati, fanno uso di tagli che cadono intorno ai 1000 o intorno ai 2000, 2005, ok? Ma anche 800, 600, ma comunque stiamo parlando di frequenza media. Presentano questa immagine storica molto stabile proprio perché si presentano come sorgente puntiforme ideale, sorgente unica, ok? E questa limitazione, no, di distorsioni timbriche, proprio perché c'è più coerenza e ritroviamo un ritardo di gruppo molto molto contenuto che contiene, ok, la naturalità timbrica del suono, okay, che si sta cercando di riprodurre. Quindi per molti appassionati rappresenta il plus ultra, il santo graal dell'ascolto hi-fi, ok? E spesso, non di rado, lo si usa, pardon, con amplificatori valvolari per esaltarne proprio queste qualità, nonché vanno usati tipi di carichi un po' particolari, esoterici volendo, quali il TQVT, l'MLTL, in quanto sono più efficienti, quindi danno questo supporto in bassa frequenza più marcato. Ok? Oramai tutti i brand i costruttori presentano a catalogo questo tipo di altoparlante full range, ma alcuni di questi hanno investito tantissimo in passato, oggi e anche in futuro lo faranno, perché hanno diciamo, segnato effettivamente
il mercato, la storia di questo tipo di altoparlante. Come non possiamo citare ad esempio la Jordan, tipica per i suoi full range, Luther non ne parliamo, Subrafox ancora di più, Fostex è ovvio, Mark Audio, signori. Poi ci sono anche marchi emergenti come questo Lee Song che fa questi diffusori, altoparlanti full range molto molto raffinati. Come dicevo, piccola nota nella nota, quando troviamo sul mercato questi altoparlanti full range di buona qualità o che presentano prestazioni di rilievo, sono frutto di una grande ricerca, quindi sono da considerarsi un mezzo miracolo tecnologico, perché abbiamo visto che le sfide sono tantissime, i problemi da risolvere sono tantissimi, quindi quando abbiamo questo risultato, veramente, voglio dire, è cosa da prenderne nota, ok? E ahimè, è anche uno degli altoparlanti più costosi, anche se troviamo quelli più economici, tra parentesi, questi costano di più rispetto ad altri. Un 4 pollici, voglio dire, ad esempio, un buon full range non costa meno di 100 euro. Però, quando troviamo full range di una certa qualità, ahimè, questi possono costare anche 2000 e passi euro, come questi di Leaudo, come quelli di Jordan, Lothar, ok? Non dico questi di Mark Audio, ma sicuramente Voxative, questo della PHI, non so adesso questo, la pronuncia esatta quale sia, ma questo è fatidico, storico anche questo, si pagano un botto, cioè 2000, 2500, i più economici costano solo i 400-500 euro quando parlo di questi brand, ok? Audio Nirvana mi sembra che non produce più un cube audio, anche di Bang ha un catalogo diversi full range, molti in verità, Dayton Audio lo stesso, AR, buona qualità, poi sono marchi minori quale Visiton a catalogo diversi full range, SIS dicasi lo stesso, SB Acoustics, poi nel campo audio ne troviamo tantissimi, ma non ci riguarda, noi ci interessiamo esclusivamente dell'hi-fi, ok? Al momento non credo di aggiungere altro, spero che questo video tutorial sia stato di vostro interesse, vi sia piaciuto. Nell'eventualità mettete un mi piace per darmene atto, ne sarei felice. Come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!